Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Marco Delia e oggi volevo fare un video update su un video che è andato molto bene nel mio canale in italiano, parlando di come ho imparato l'inglese. Se avete notato, se mi seguite, avrete notato che tutti i miei contenuti, o il 90%, 80% dei miei contenuti sono in inglese. E spesso ricevo la domanda: Marco, ma come hai fatto a imparare l'inglese così bene? Ovviamente non ho una pronuncia perfetta, la mia grammatica non è perfetta, però so esprimermi correttamente, so capire il 99% delle cose che vengono dette in film, qualsiasi cosa, e quindi ritengo insomma di avere un livello di inglese abbastanza buono. Ho anche recentemente provato un test di inglese e ho passato un C2, quindi penso che sia un ottimo livello. Quindi ragazzi, volevo darvi dei consigli da casa, perché io non sono andato all'estero a studiare, semplicemente qualche consiglio che vi posso dare. Sì, è vero, ho fatto un liceo linguistico, ho studiato inglese, tedesco e francese e attualmente su Duolingo sto studiando spagnolo. È il 200° giorno oggi di fila che studio spagnolo. Mi piacciono le lingue, secondo me sono molto importanti, però l'inglese è quella che mi piace di più. Mi piace di più perché è una lingua universale, è una lingua che tutti dovrebbero sapere ancora prima della lingua del proprio paese, secondo me, perché è un modo per connettersi prima con tutto il resto del mondo e dopo si può anche connettersi con, ovviamente, le persone del proprio paese. Però avere un modo, al giorno d'oggi, nel 2020, sui social media, di comunicare con chiunque, secondo me è essenziale, e l'inglese è qualcosa che secondo me tutti dovrebbero conoscere, almeno abbastanza bene, e in Italia è un po' un problema. Quindi vi volevo dare altri consigli o specificare meglio che cosa intendo nei consigli che ho dato l'altra volta per imparare bene l'inglese. Allora, prima cosa, listening. Ragazzi, ascoltate in inglese qualsiasi cosa che normalmente tutti i giorni ascoltate: canzoni, film, serie TV, Netflix, podcast, video su YouTube. Cercate di switchare e farli in inglese, ascoltarli in inglese invece che in italiano. Questa cosa magari all'inizio è più difficile, dopo un po' diventa automatica e il vostro orecchio si abitua tantissimo all'inglese, e abituare il vostro orecchio a sentire l'inglese vi aiuterà tantissimo per poi nel parlato o nello scritto saper riconoscere certi pattern, certe parole che magari dite: ma come mai penso che si dica così? Non lo so, probabilmente l'hai sentito talmente tante volte che sai che si dice così, che sai che quella cosa si dice così. Quindi inizierete non più a pensare in italiano e tradurre in inglese quando parlate, ma al contrario, penserete semplicemente in inglese e a rispondere in inglese, magari un po' più lentamente, però si fa. Quindi listening è questa cosa qua. Writing, so che è difficile, però bisogna sforzarsi di scrivere in inglese. Io ho un blog, il mio blog è leonfire.com, e mi abituo a scrivere praticamente i miei video, quindi i contenuti che faccio online, in inglese. Se non avete un blog, se non avete voglia di scrivere, ci sono un sacco di esercizi che potete fare, ma un piccolo consiglio che vi posso dare è: le ricerche online che fatele in inglese. Questa cosa vi aiuterà tantissimo. Altro consiglio: i contenuti che pubblicate online, sui social media, ovunque, Instagram, la caption di Instagram, qualsiasi cosa, sforzatevi di metterle in inglese. Questa cosa vi aiuterà tantissimo. Un consiglio che vi posso dare, se avete un po' di carenza con la scrittura, Google Traduttore al giorno d'oggi è molto molto valido, e in più c'è un tool che si può scaricare come plugin, come si dice, un extra sul vostro browser. Si chiama Grammarly, è gratuito, c'è la versione ovviamente a pagamento, ma io ho quella gratuita e ve lo consiglio perché vi corregge, nel momento in cui scrivete in inglese sul vostro browser, vi corregge sia la grammatica che anche la sintassi, quindi come scrivete le vostre frasi. E questa cosa può essere molto molto utile, soprattutto se si vuole imparare l'inglese, perché magari fai un errore 3 volte, alla quarta non lo fai più. Poi c'è il speaking. Speaking, ovviamente, che cosa si può fare? Scelta migliore: aprite il telefono e parlate inglese. Fate dei video, ragazzi. I social media ormai al giorno d'oggi non sono più un tabù. L'inglese non è più un tabù. Fare questa cosa qua e fare un video, un vlog mentre siete in giro non è più un tabù, non è più imbarazzante, non dovete vederla come un imbarazzo. Ai vostri amici non ve ne frega niente, non gliene frega niente di come apparite, e anche a voi dovrebbe
importare sempre meno di come apparite, perché fidatevi, ci date molto più peso voi di chiunque altro. Quindi non fate i contenuti per i vostri vicini di casa che vi prenderanno in giro al primo video, al secondo già non gli interesserà più, ma fate i contenuti per aiutare la gente in tutto il mondo e per aiutare anche voi stessi, perché creare contenuti aiuta tantissimo anche voi stessi. Quindi per lo speaking è per quello che io ho aperto il canale YouTube in inglese, è per quello che il mio TikTok, che sta andando molto bene tra l'altro, ho superato i 150.000 follower, grazie mille per quello, e gli sto facendo in inglese. Instagram lo faccio in inglese, le storie le faccio in inglese, quindi vi consiglio speaking inglese. Se avete persone attorno a voi che parlano inglese vi potete esercitare anche con loro, se no ci sono dei corsi online in cui dei ragazzi si fanno pagare 10-15 euro per parlare inglese con voi, mezz'ora, 20 minuti, un quarto d'ora, avere una conversazione. Oppure andate all'estero, ci sono voli dall'Italia a 10-15 euro per andare nel Regno Unito hanno un ottimo inglese e quindi andate lì, passate magari un paio di giorni, 2 o 3 giorni, fate un investimento che alla fine al giorno d'oggi non è nemmeno troppo costoso, magari durante il Covid non è il massimo ma aspettate un po' e sfruttate queste cose. Abitiamo in un mondo in cui viaggiare è facile al giorno d'oggi, quindi sfruttate queste cose per imparare le lingue facilmente. Quindi queste cose, ragazzi, queste 3 listening. Vi consiglio anche tanto i podcast che consiglio, me lo chiedono in tanti, Gary Vee e Tony Robbins, così prendete sia la crescita personale e finanziaria che l'inglese in un colpo solo. C'è anche il mio podcast, The Marco Dilia Podcast, su Apple Podcast, se volete guardarlo li metto in link in descrizione. E writing, ve l'ho detto, scrivete, l'importante è provare un po' a scrivere, Grammarly vi può aiutare tantissimo. E poi c'è anche, come ultima cosa, oltre anche a listening, speaking e writing, per lo speaking ve l'ho detto, cercate magari di andare all'estero, questa cosa vi può aiutare tantissimo. Io stando a Los Angeles 20 giorni, questa cosa mi ha aiutato molto. L'ultima cosa è il reading, che penso che sia la parte più importante di tutto il percorso. Tutti i libri di crescita personale che sto leggendo, o il 70%, sono in inglese. Leggere in inglese vi aiuta tantissimo perché le frasi che leggete vi rimangono impresse nella memoria e voi avete imparato l'italiano per imprinting a forza di leggerlo e a forza di sentirlo. Quindi ragazzi vi consiglio tantissimo tutti i libri che d'ora in poi leggerete, sia di crescita personale, finanziaria o anche libri di intrattenimento, perché magari non so vi piace Harry Potter, qualsiasi cosa. Mi raccomando, comprateli in inglese, non è difficile come sembra, non è assolutamente difficile. Mettetevi il telefono a fianco con Google Traduttore aperto e ogni parola che non conoscete, magari andate giù, trovate una parola che non conoscete, non so, drawer, dite cos'è drawer? Oddio, l'ho già sentito. Guardi su Google Traduttore cassetto, ah ok, la volta dopo te lo ricordi. Quindi ve lo consiglio, leggere tantissimo e anche online i contenuti che magari provate a leggere, quello che vi ho detto prima, le ricerche che fate online, provate a farle in inglese invece che in italiano. Ecco qua ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, questo è un po' il riassunto e un po' una versione migliore del video che ho fatto l'altra volta, che era un po' vecchiotto. Spero che questo video insomma vi possa essere d'aiuto. Se avete qualsiasi domanda scrivetemi su Instagram oppure mettete un commento qui sotto il video, li leggo tutti e ogni sabato rispondo. Quindi grazie mille per essere arrivati fino in fondo, la mia crescita personale sta andando molto bene, il mio inglese sta andando bene, ho iniziato a fare arti marziali, canto, ballo, recitazione, ho aperto partita IVA quest'anno, come sapete, e quindi qui sta andando tutto molto bene. Ecco qua ragazzi, se volete altre novità sono tutte negli altri video. Ci vediamo al prossimo, ciao ragazzi. Trying to protect your soul. We are